In un mondo dove tutto va alla velocità della luce, dove siamo continuamente bombardati da immagini e infiniti prodotti, se dovessimo acquistare qualcosa per fermare il tempo nei momenti salienti della nostra vita, che cosa dovremmo acquistare? Oggi ragazzi, video folle, provo a fare una guida super sintetica dalla quale riuscirete a capire quale camera acquistare in relazione al vostro utilizzo. Ora guardate bene questa disposizione. Se io vi facessi la domanda, ma che cosa vedete qua sopra? I neofiti risponderanno un mucchio di scatoline, la gente che ne sa un po' di più risponderà un mucchio di soldi, i pro, cioè coloro che conoscono molto bene l'argomento, risponderanno le migliori action cam presenti sul mercato da 2-3 anni a questa parte. Ma andiamo per gradi e non facciamo confusione. Carrellate di domande, botta e risposta per semplificare il tutto. Prima domanda, perché ho messo il telefono al centro? Perché se mi chiedete lo strumento base per immortalare i vostri ricordi, un telefono top di gamma di ultima generazione ha delle caratteristiche foto e video paragonabili a tutti gli strumenti che vedete qua sopra, se non addirittura meglio. Al tempo stesso però dobbiamo dire che un telefono ha anche molti contro, in primis il costo. Questi oggetti costano tantissimo. Altra cosa è il form factor, il fattore di forma. Pensate ad attaccare un telefono sul casco della moto, è praticamente impossibile. Ulteriore cosa, per quanto esistono delle custodie super protettive, le fotocamere dei telefoni sono molto più delicate delle fotocamere delle action cam. Quindi, mio umile consiglio, utilizziamo i telefoni in quella che possiamo definire la nostra comfort zone, per tutto il resto mettiamolo da parte per salvaguardarlo e valutiamo uno di questi prodotti. Tolto il telefono, altra domanda barra curiosità potrebbe essere: ma quel foglio bianco con la scritta DJI che cosa significa? Per rispondere a questa domanda in maniera seria bisogna essere onesti intellettualmente. Quando mi fate la domanda: Francesco, qual è il miglior brand che produce action cam? Dal mio punto di vista non esiste un singolo brand, dal mio punto di vista ci sono diversi brand: il brand GoPro, il brand DJI appunto, conosciuto perché produce ottimi droni, e il brand Insta360. Sì, ok, ma perché vedo un foglio bianco e non vedo una camera DJI? Non vedete una camera DJI perché l'ho venduta, in quanto le camere DJI dal mio punto di vista sono paragonabili alle camere GoPro. DJI ne avevo una, GoPro ne avevo diverse, quindi ho venduto la camera DJI. L'ho venduta anche perché, e mi rivolgo alle persone che si approcciano al mondo del videomaking, il mio umile consiglio, se siete all'inizio, non utilizzate diversi brand, perché poi nel montaggio video vi troverete con delle clip con colori, luminosità eccetera eccetera diverse, quindi dovete un po' intervenire nella color correction. È tutto molto semplice, ma se siete agli inizi diventa un po' complicato. Comunque, andando avanti su questa linea vi sarete chiesti: ma perché hai tenuto GoPro e hai tenuto Insta360? Perché questi due brand, se volete realizzare dei video completi, non possono essere scissi, in quanto quello che riesce a fare Insta360 non riesce a farlo GoPro e viceversa. Arrivati a questo punto andiamo avanti con la scrematura e vedete il brand DJI che se ne va. Sono rimasti due brand, il brand GoPro e il brand Insta360. Sì, ok Francesco, ma qua vedo tantissime camere, che camera devo acquistare? Facciamo un po' di chiarezza. Rimanendo nel brand GoPro, perché onestamente ha fatto la storia dell'action cam, quando parliamo della GoPro bisogna dire alcune cose. Ogni anno presentano un modello nuovo, è un po' quello che fanno in casa Apple con gli iPhone. Questa è la GoPro Hero 9, questa è la GoPro Hero 10, questa è la GoPro Hero 11. Proprio adesso hanno presentato la GoPro Hero 12. Dal mio punto di vista, se siete dei pro, con un po' di saccenza mi reputo un pro anche perché è il mio lavoro, il consiglio di acquistare sempre l'ultimo modello. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri inseriscono delle feature che possono essere interessanti per creare dei contenuti un po' più innovativi. Però se voi fate parte di quel 99% che cercano una camera per immortalare i loro ricordi, il mio punto di vista è: acquistate la camera che trovate ad un prezzo più basso. Mi spiego meglio: la camera che trovate con l'offerta migliore. Perché, e la risposta l'avete anche dai video che pubblico, se guardate i miei video voi non riuscite a capire la differenza tra la clip girata con la Hero 9, la clip girata con la Hero 10 e la clip girata con la Hero 11. Tutto questo per dirvi che tra una camera e l'altra non è che ci sia tutta questa differenza, e spesso e volentieri per il 99% dei casi non vale la pena investire è la parola sbagliata, non vale la pena spendere dei soldi ulteriori per vendere il modello vecchio e comprare il modello nuovo. Questo lo dico anche perché spesso e volentieri il salto generazionale non avviene ogni singolo anno. Vi faccio l'esempio sulla moto. Sapete che ho acquistato un GS 1250. Se dobbiamo essere onesti, dal 2014 al 2023 il GS è stato rinnovato, è stato restilizzato, i cambiamenti ci sono stati, ma non sono stati cambiamenti così evidenti. Il cambiamento vero e proprio c'è stato dal GS Area Olio del 2012 al GS del 2013. Stesso cambiamento tra il GS 1250 e il GS che hanno presentato ora è 1300, cioè c'è stato un salto
salto generazionale. In casa GoPro il salto generazionale dal mio punto di vista c'è stato dalla GoPro Hero 6 alla GoPro Hero 7, perché prima non avevano buona stabilizzazione, poi la stabilizzazione elettronica ha fatto dei passi da gigante. Quindi ripeto, se dovete acquistare una camera in casa GoPro, acquistate la camera che trovate con l'offerta migliore. Magari se la trovate da un amico usata in buono stato, la GoPro Hero 9, acquistatela tranquillamente. Detto questo, passiamo al brand Insta360. Quali cose sono leggermente diverse? Per quanto riguarda la Insta-RS, questa è una camera un po' datata, comunque ha il suo perché e la trovate in offerta, quindi potrebbe essere interessante. Però le cose sono diverse soprattutto se ci focalizziamo sulla Insta-Go 2. Questa ve l'ho presentata in un video, questa è una chicca di camera, è la telecamera più piccola al mondo, quindi capite bene che con questa camera, se avete fantasia, potete fare delle cose pazzesche. Però dico che le cose sono diverse perché dalla Go 2 alla Go 3 c'è stato un salto importante, in quanto i miglioramenti sono stati veramente tanti ed evidenti. Ma poi ci arriviamo. Passando alla One X2 arriviamo alla One X3. Qua i cambiamenti ci sono stati, ma non sono stati così stravolgenti, nel senso che se avete una One X2 tenetela, perché comunque è una camera da avere, è comunque un must have. Poi ovviamente se siete dei pro e volete migliorare, in quanto la gamma dinamica e anche i colori di questa sono tra virgolette migliori di questa, passate alla X3. Fatta questa panoramica, capite benissimo che possiamo togliere questa, possiamo togliere questa, possiamo togliere anche questo accessorio che praticamente si infila fuori, serve per attaccare il microfono esterno o attaccare il microfono wireless, quindi serve solo per il microfono oppure per ricaricarla oppure per una trasmissione HDMI, comunque non vi interessa. Teniamo la GoPro 11 per fare un esempio. Dall'altra parte possiamo tenere la One RS, vi ho detto che questa è un must have, quindi la possiamo tenere. Teniamo questa perché è la novità. Questa ragazzi è una chicca, però dal mio punto di vista, quando ho visto questa, devo essere onesto, il salto è stato talmente importante che non acquisterei quella, ma acquisterei questa. Rimane una grandissima telecamerina, però se dovete acquistare, acquistate questa con tutti i suoi accessori. Quindi già vedete che abbiamo fatto una bella selezione e ripeto, in casa GoPro ho scelto la 11 tanto per avere un numero. Potrei prendere la 10 o potrei prendere anche la 9, perché in casa GoPro le differenze sono minime. Arrivati a questa scrematura, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che se siete dei pro la scelta è semplicissima. Ultima GoPro, Insta-Go 3 con tutti gli accessori, Insta360 X3. Con questo pacchetto, con questo ventaglio di scelta, l'unico vostro limite è la fantasia. Ma se non siete dei pro e giustamente non volete spendere tutti questi soldi, il mio umile consiglio, prendete una di questa o addirittura, se volete spendere un po' di meno, anche il modello vecchio. E ora vi spiego perché. E come sempre, carta e penna. Se noi prendiamo la classica GoPro, la GoPro ovviamente riprenderà tutto quello che trova dall'altra parte dell'obiettivo. Facciamo questa banalissima simulazione. La GoPro riprenderà tutto quello che trova dall'altra parte e lo riprenderà in relazione all'angolo di ripresa selezionato. Ma se noi prendiamo i nostri amati telefoni, la ripresa che faremo a grandi linee è sempre la stessa. Ovviamente le riprese cambieranno in base all'angolo selezionato, ma anche negli ultimi telefoni avete l'obiettivo grandangolo, quindi potete fare riprese di questo tipo, cosa che potete fare anche con la GoPro. Però fate attenzione, più aumentate l'angolo di ripresa e più troverete quelle immagini leggermente distorte, quell'effetto bolla che a me onestamente non piace assolutamente. Tutto questo per dirvi che se acquistate una GoPro, le riprese che farete sono simili a quelle che farete col telefono, con l'unica differenza che la GoPro la potete utilizzare ovviamente in situazioni più action, in situazioni dove il telefono è consigliabile non usare. Detto questo, se avete un buon telefono e volete acquistare una camera per fare dei video tra virgolette più completi, il mio umile consiglio, comprate una di questa, perché con questa ragazzi potete fare delle cose pazzesche. Se la guardate da vicino nel dettaglio, questa camera ha due obiettivi, da un lato e dall'altro, e questi obiettivi vengono definiti fisheye, cioè gli occhi del pesce, perché sono bombati. La loro caratteristica è quella di poter riprendere a 180 gradi. Quindi tornando nella nostra simulazione, se acquistate una camera del genere, l'angolo di ripresa possiamo illustrarlo come segue. Tolgo la camera,
Praticamente questa camera riesce a riprendere tutto quello che sta intorno. In questa parte, cioè la parte occupata dalla camera, le immagini saranno unite da un algoritmo che si trova all'interno della camera. Praticamente se mettete questa camera in questa posizione, o in questa posizione, o in questa posizione, o in questa posizione, o in questa posizione, lei riprenderà sempre tutto quello che gli sta intorno, quindi riprenderà sempre il mio volto e riprenderà voi che vi trovate dall'altra parte della telecamera. E questa cosa non ha limiti. Se avete visto gli ultimi video che abbiamo fatto in Patagonia, io sul manubrio della moto ho installato questa telecamera e ho anche installato questa telecamera, poi ne parliamo. Perché? Perché mi sono reso conto che questa telecamera mi dà la possibilità di registrare tutto quello che capita intorno. Quando noi andiamo in giro per il mondo non è che stiamo girando un film che sappiamo che quella cosa sta per accadere, cioè noi non lo sapremo mai. Quindi, per farvi un esempio, all'inizio avevo installato una GoPro sul manubrio, ma ho capito poi che non è funzionale. Perché? Perché se capita qualcosa dietro alla GoPro io non riesco a riprenderlo, mentre con questa installata sul manubrio lei fa tutto da sola, perché riprende tutto. Poi io, tramite il programma Insta360 che è gratuito, riesco a selezionare la parte di immagini che più mi interessa. Guardate queste immagini, ci trovavamo nella dogana tra Argentina e Uruguay, praticamente uscivamo dall'Argentina per entrare in Uruguay. Con la telecamera accesa attaccata sul manubrio sono riuscito a riprendere tutto quello che ci stava intorno e selezionare le immagini più interessanti in post produzione. Praticamente senza avere un cameraman che ti segue, tu riesci a riprendere tutto quello che capita intorno a te e poi selezionare successivamente quello che più ti interessa. Inoltre, se a questa camera aggiungete un bastone del genere sempre di casa Insta, ovviamente questa è la misura più piccola, in casa Insta ne fanno uno lungo 3 metri in carbonio, che significa che con questa soluzione potrete creare delle immagini come se il drone vi stesse inseguendo. Allora adesso la domanda nasce spontanea: che senso c'è avere questa ed avere una GoPro quando con questa puoi fare di tutto e di più? La GoPro, se utilizzata con questo accessorio qua, è ottima per fare vlog. Che significa? È ottima per riprendersi e parlare, perché la qualità dell'immagine è leggermente migliore rispetto a questa. Ma perché leggermente migliore? È migliore perché la GoPro, come abbiamo visto, riprende una porzione del mondo che ci sta intorno, mentre questa riprende tutto il mondo. E quando noi andiamo ad estrapolare l'immagine, ovviamente estrapoliamo un fazzoletto della sfera. E questo che significa? Significa che per quanto la risoluzione nativa di questa camera è superiore, perché è 5,7K, se noi però andiamo a prendere un fazzoletto, ovviamente i 5,7K vengono spalmati in tutta la sfera. Ma qua bisogna fare attenzione quando parliamo di qualità, perché tutte queste camere come qualità non hanno una qualità elevata. Se cercate la vera qualità dovete prendere camere come questa, o ancora meglio camere come questa, perché queste camere hanno un'ottica intercambiabile, ma soprattutto hanno un sensore, che è quel rettangolo che vedete all'interno, molto più grande rispetto a tutte le action cam. E nel dettaglio guardate la differenza di dimensioni di questi due sensori. Questo è il doppio di questo. Questo è il formato full frame e questo è il formato APS-C. Per non parlare poi delle ottiche, queste sono due ottiche paragonabili come focali. Ragazzi, guardate la differenza. Ovviamente qua entra molta più luce di qua, quindi in low light con poca luce questa vince la grande. Ma qua parliamo di prezzi differenti, di ingombri differenti, di utilizzo totalmente diverso. Questo è un utilizzo professionale, questo è un utilizzo amatoriale. Quindi mio umile consiglio: se avete un buon telefono potete abbinarlo a una telecamera del genere, e se non volete spendere tantissimo per l'ultimo modello potete prendere il modello precedente, quindi la X2, questa è la X3 la nuova, potete prendere la X2 perché si trovano delle ottime offerte. E ripeto, non consideratela una camera obsoleta, perché a grandi linee assomiglia a questa. Ovviamente questa è stata migliorata. A questo punto però vi devo parlare anche di questa, che è la RS. Questa è una caratteristica interessante, anche se è vecchiotta, però guardate, è componibile. Praticamente questa, la batteria si può sganciare e questi due moduli si possono sganciare. Che significa? Significa che noi possiamo cambiare i moduli. Questo è il modulo 360 e come qualità di immagine è simile, per non dire uguale, alla Insta360 X2, cioè il modello vecchio di quella che vi ho fatto vedere. Si possono cambiare moduli, perché ad esempio possiamo cambiare il modulo 360 con il modulo 4K per riprendersi per fare vlog. Ripeto, modello ormai datato, però se trovate la buona offerta potete tranquillamente acquistarla, perché le immagini non sono assolutamente da buttare. Io ho fatto diversi test, l'avete visto anche in Patagonia, ho utilizzato sia questa che
la X2 e vi posso dire che a livello di 360 le immagini sono le stesse, l'unica cosa è che questa la vedo leggermente più pratica se a voi interessa solo il modulo 360. Ora però chiudiamo il video con la ciliegina sulla torta, e cioè questa chicca qua. Devo ammettere che hanno fatto un capolavoro. Questo era il modello vecchio, ve ne avevo parlato in un video dedicato, è comunque una chicca, ma con questa versione hanno migliorato tantissimi, tra virgolette, difettini che aveva questa, ma non sono dei veri e propri difetti, tipo la durata della batteria, tipo la qualità dell'immagine, tipo il fatto che hanno messo uno schermo aggiuntivo. Se le guardate nel dettaglio, il nuovo modello è leggermente più grande, che significa migliore qualità, maggiore durata della batteria, si scalda meno, hanno aggiunto un attacco meccanico oltre all'attacco magnetico, quindi tutti gli accessori che trovate in confezione, oltre ad avere l'aggancio magnetico, hanno anche l'aggancio meccanico. Per sganciarla dovete premere questi due bottoni, praticamente è impossibile che voli via. Anche l'altro accessorio che trovate sempre in confezione praticamente ha un adesivo lavabile, lo potete ancorare ovunque, e anche qua c'è sempre il magnetismo e al tempo stesso, come l'appoggiate, si incastra anche meccanicamente. Per sganciarla ci sono sempre quei due bottoni. Quindi anche attacco migliorato. Continuando con le differenze rispetto al modello precedente, ovviamente anche qua trovate l'aggancio meccanico, per toglierla dovete premere questo tasto, ma la vera innovazione è l'aggiunta di questo schermino, che tra l'altro può essere anche ribaltabile. Che significa? Che voi questa la posizionate ovunque e potete vedere direttamente allo schermino quello che inquadra la telecamera. Al tempo stesso, se la infilate, potete utilizzarla come vlog camera, nel senso vi guardate e parlate. Come al tempo stesso potete girare lo schermino e utilizzarla come una vera GoPro. Ed anche qua la domanda nasce spontanea: perché avere una GoPro quando ho una telecamera con caratteristiche molto simili, con addirittura delle potenzialità superiori alla GoPro? La risposta è semplicissima, ovvero questa camera, essendo piccolissima, non ha la possibilità di attaccare un microfono, quindi se la metto nella mentoniera del casco non ho la possibilità di collegarci al microfono. Altra cosa, ha una memoria interna, ci sono diverse fasce di memoria, 32, 64, 128 giga, quindi non possiamo inserire una scheda micro SD e toglierla. Qua, quando la memoria è piena, bisogna scaricare tutte le clip salvate. Inoltre, la qualità di questa camera è leggermente più bassa rispetto alla GoPro, ma anche qua, tornando al discorso della qualità, ci sono delle clip che voi vedete nei video che pubblico e sono convinto che non riuscite a capire la differenza tra una camera e l'altra, perché questo dipende molto anche dalle condizioni della luce, dipende molto anche dal lavoro che ho fatto nella color correction durante il montaggio video, eccetera eccetera. Comunque chiudo questo pippone dicendo che non esiste una camera migliore in tutto, però possiamo dire che questa camera è veramente spettacolare, questa è una chicca, e che la GoPro ha il suo perché per fare i vlog e quindi per parlare con il microfono. Capito questo, a voi la scelta della vostra camera in relazione al vostro utilizzo. Facendo un recap veloce, questa piccolina è veramente una chicca, anche qua l'unica cosa che vi può fermare è la vostra immaginazione. Questa, ragazzi, ve l'ho detto, sarà fondamentale nella nuova configurazione sulla moto. La GoPro rimane comunque un'ottima camera per vloggare. Come avete visto, non sono sceso nei tecnicismi di ogni singola camera, ma l'intento di questo video era creare una sorta di guida all'acquisto in relazione all'utilizzo. Vi ho mostrato tutti i migliori modelli di action cam presenti sul mercato in relazione alle loro peculiarità. Ora prendo il kit Motorcycle, sempre di casa Insta360, lo vado a installare sulla moto e insieme al kit vado ad installare questa camera qua, perché dall'esperienza della Patagonia questa camera deve essere assolutamente presente nella parte frontale della moto, anche perché finalmente sabato mattina si parte direzione sud. Prima tappa la faremo a Napoli, seconda tappa la faremo in Calabria da degli amici, poi l'idea di arrivare in Sicilia, ma ancora non abbiamo un itinerario preciso. Ho un paio di idee curiose anche per questa camera qua, perché ora con lo schermino riesco a trovare la posizione con facilità, mentre la vecchia Go2 ogni volta dovevo accendere il telefono, attivare l'app e vedere cosa stessi inquadrando. Ora con lo schermino è tutto molto più facile. Sara avrà la sua GoPro incollata alla mano perché lei parla. Spero come sempre che questo video sia stato interessante, ma soprattutto utile, e come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Se volete supportarmi vi lascio il link PayPal in descrizione, per me un caffè tantissimo, e come sempre ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!